Come va? Bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Quindi partiamo subito con gli aggiornamenti di oggi, ok? Quindi mettetevi comodi, prendete carta e penna così potete segnarvi le cose e mi raccomando guardate il video fino alla fine. Altrimenti poi succede che mi vengono fatte delle domande dove ovviamente io parlo dell'argomento all'interno del video. Allora, partiamo subitissimo. Visto che siamo in periodo di dichiarazione dei redditi, aspettate un attimo, cosa succede? Succede una cosa. Succede che vi spiego brevemente come fare per poter delegare una persona di fiducia a tutti i servizi dell'Agenzia delle Entrate. Quindi questo vuol dire che tutte le persone o contribuenti, come ci piace chiamare lo Stato a noi comuni mortali, perché noi siamo persone, siamo dei contribuenti, cioè che contribuiamo, oppure come ci chiama l'Agenzia delle Entrate, a noi contribuenti, non siamo più delle persone ma dei numeri, che per esempio sono impossibilitati a muoversi oppure che non hanno la possibilità di utilizzare i servizi online telematici dell'Agenzia delle Entrate, perché lo sapete, ve lo dico sempre, non è che tutti quelli che guardano il mio canale sono tutti capaci, esperti a utilizzare internet, non internet, con codici, password e quant'altro, non è che nasciamo tutti imparati, come si suol dire, Quindi a questo punto si può richiedere che una persona di fiducia sia abilitata a operare online, proprio nell'interesse della persona all'interno dell'area riservata del sito internet. L'interessato a questo punto può inviare la richiesta usando una delega da inviare direttamente all'Agenzia delle Entrate e si fa in vari sistemi che adesso vi dico. Ci sono 4 sistemi, 4 modi. Il primo sistema è quello di usare la funzione di attivazione direttamente all'interno del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, ma questo comunque vuol dire che qualcuno deve già entrare per conto vostro, quindi già la vedo un po' più difficile. Secondo, il sistema è quello quello un po' più rapido, non so come chiamarlo, diciamo, è quello di inviare una PEC, posta elettronica certificata, con la delega a qualunque ufficio della direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate, allegando anche copia della carta d'identità, fronte retro e copia del codice fiscale. Visto che stiamo parlando di PEC, apro una piccola parentesi, ve lo dico per vostra informazione. Qui sotto, nella descrizione del video, vi lascio un collegamento, proprio il primo collegamento, dove voi potete, si chiama tutti i miei collegamenti, si chiama proprio così, voi cliccate sopra, da lì si apre una pagina rossa, no? Rossa, con delle indicazioni. All'interno di quella pagina lì voi potete, se non ce l'avete, eventualmente richiedere una casella di posta elettronica PEC, quindi posta elettronica certificata, gratuitamente. Potete fare la richiesta gratuitamente e ricevere una PEC gratuita, ok? Leggete tutte le condizioni contrattuali, vi registrate di qua e di là, ovviamente bisogna avere lo SPID per entrare, altrimenti, perché quella PEC lì funziona con lo SPID, io ce l'ho da anni, funziona benissimo, non mi ha mai dato problemi, è buono. Quindi, come vi ho detto, qui sotto nella descrizione del video trovate il collegamento. Tra l'altro da quel collegamento che vedete lì, da quel collegamento che vi ho lasciato, potete decidere se diventare super iscritti del mio canale di YouTube, di abbonarvi,
volete ricevere una cartolina digitale da parte mia, quindi un compleanno, un battesimo, una comunione, un matrimonio, che ne so io, volete ricevere una cartolina digitale da parte mia, da lì potete richiederla. E tra l'altro da lì, da quel sito, da quel link che vi ho lasciato, potete anche prendere un appuntamento con me se volete parlarmi personalmente. Quindi io vi consiglio di andarci a fare un giro. Chiusa parentesi, torniamo a noi e vediamo il terzo sistema per inviare questa benedetta delega. Il terzo sistema è quello di presentare la delega con la copia della carta d'identità e codice fiscale in un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Quindi questo vuol dire che dovete farvi scaricare la delega, compilarla, fotocopia carta d'identità e codice fiscale e andare un attimo direttamente in ufficio. L'ultimo sistema, il quarto, che tra l'altro non conoscevo, l'ho scoperto da poco, è quello di attivare la delega tramite il servizio online di videochiamata. Ebbene sì, quanto pare i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate utilizzano le videochiamate. Tralasciamo sul fatto che se devi fare una videochiamata per un appuntamento ti dicono no perché c'è la privacy, no per la privacy, no. Però se devi fare questa cosa qua te lo fanno, quindi in qualche modo sanno come funziona, giusto? Chiusa parentesi. E questa prenotazione della videochiamata è possibile farlo tramite il servizio che si chiama Prenota un appuntamento direttamente dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Poi dopo inviate la delega e tutto il resto. Cambiamo argomento e parliamo di un'altra questione. Una questione che mi sta a cuore, che ne parliamo da esattamente 3 anni. 3 anni. E dico 3. Perché? Perché entro il 2022, a babbo morto, doveva arrivare una direttiva europea che si occupava del salario minimo e doveva essere raggiunto un accordo tra Commissione, Parlamento e Consiglio sulla possibilità, tra l'altro già votata al Parlamento europeo lo scorso anno, sul reddito minimo, sul salario minimo, che il reddito minimo è quella ancora un'altra questione. La direttiva europea non imponeva all'epoca un salario minimo uguale per tutti quanti e non fissava nemmeno questo parametro come obbligo contrattuale. Siamo capiti? Ma faceva solo riferimento al fatto di dover far applicare un salario minimo adeguato per ogni paese dell'Unione Europea. Però per fare in modo che l'Italia, sempre l'ultima, buonanotte a secchio, approvi questa direttiva, bisognava prima sbloccare la proposta di legge in Commissione Lavoro al Senato, che è ferma da tanto ma tanto di quel tempo, che è ancora lì, perché, udite bene, mancherebbe un accordo politico e tra le parti sociali. Allora, accordo politico e parti sociali. Quali sono le parti sociali? Ci siamo capiti, ok? Come ben sapete, in Italia c'è questa grossa polemica sul salario minimo. Infatti i ministri sono completamente in disaccordo tutti quanti, sono uno contro l'altro, e come se bastasse anche le principali sigle sindacali, guarda un po', le parti sociali, sono in disaccordo una con l'altra, ok? Insomma, sembra che tutti siano in disaccordo con tutti e nessuno si decide. Quindi tra i due litiganti il terzo gode. Cose strane, vero? Cose molto molto strane. Però torniamo a noi, perché il ministro del lavoro Andrea Orlando si era messo a favore di questa proposta e il ministro Brunetta era contrario e la CISL pareva che fosse favorevole alla contrattazione più che al salario minimo. Attenzione, le parti sociali, no? Poi, quindi anche Paolo Gentiloni aveva dichiarato che la perdita del potere d'acquisto degli stipendi e l'aumento delle disuguaglianze non poteva più essere praticamente ignorato, motivo per cui il salario minimo era
ed è considerata una forma indispensabile. Ad ogni modo, tolta l'Italia che non si vuole mettere d'accordo su niente e non si sa bene perché, in Europa pare che la proposta del salario minimo sia stata ben accettata. Sembra comunque che il problema della direttiva europea sul salario minimo garantito si accavalla con la nostra legislazione, che tra l'altro in molti casi prevede una tutela salariale già nella contrattazione collettiva. Erano state depositate ben 6 proposte di legge, di cui una di queste era della ministra Catalfo, ma a quanto pare c'era da valutare anche molto bene tutti gli aspetti delle parti sociali nella contrattazione collettiva e anche la detassazione degli aumenti nei rinnovi contrattuali. Poi, tra l'altro, un ministro tempo fa disse questo: se gli stipendi sono bassi in molti paesi d'Europa, Italia compresa, e anche perché a fungere da freno contribuisce una insufficiente produttività, che tuttavia dovrebbe aumentare grazie agli investimenti del PNRR. 2022 si diceva questo, 2025 l'aumento della produttività grazie al PNRR a me non risulta. Tanto sta che c'è stato pure un calo della produttività ultimamente con un aumento dello 0,3%. È crollato di botto, però è aumentato di 0,3%, quindi praticamente c'è sempre più in fondo, no? Secondo voi, a sto punto la domanda è questa: secondo voi i nostri politici faranno qualcosa? Le parti sociali faranno qualcosa? Oppure continuerà a essere così in eterno? Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Bene, con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi guardato, vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina, così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento. A presto, ciao!